C'è un enigma che aleggia ancora tra le colonne spezzate del foro romano, un segreto scolpito nella pietra, ma dimenticato dalla memoria. Roma cadde nel 476 d.C., l'impero finì, i palazzi crollarono, i barbari dilagarono, eppure una cosa sopravvisse, un'istituzione, invisibile, silenziosa, ma ancora in piedi, anzi, ancora in carica. Oggi ti racconto la storia del Senato romano, ma solo alla fine capirai perché. Forse non è mai davvero morto. La nascita del Senato, 753-509 a.C. Secondo la leggenda, Roma nacque il 21 aprile del 753 a.C. e con essa Romolo istituì il primo Senato. 100 uomini scelti tra i più nobili, i capifamiglia delle gentes originarie. Li chiamavano patres, padri. Erano anziani, esperti, saggi. Da qui senex e infine senatus. In origine il Senato aveva un ruolo consultivo, ma nella pratica era già potente. Romolo poteva regnare, ma non senza l'appoggio dei senatori. Quando il re moriva, era il Senato a governare durante l'interregno. Era già nei fatti il vero custode dello Stato. L'età repubblicana, 509-27 a.C. Nel 509 a.C. Roma compie la sua prima rivoluzione. Tarquinio il Superbo, ultimo re, viene esiliato e nasce la Repubblica. Il Senato prende finalmente il controllo. Nessun re, ma 2 consoli eletti annualmente, sempre sottoposti al controllo dei senatori. Da qui in poi il Senato assume un ruolo centrale nella politica e nell'amministrazione della Repubblica. Decide su guerra e pace, nomina ambasciatori, supervisiona i magistrati, amministra le province e il tesoro pubblico. L'aerarium, i senatori sono nobili, membri delle famiglie patrizie. Solo più tardi, dopo le lotte tra patrizi e plebei, anche i plebei più ricchi potranno entrare. Nell'epoca repubblicana il Senato cresce da 300 a 600 membri. Cicerone, Catone, Scipione, tutti sedettero tra quelle colonne. Ma dietro il prestigio cresce anche la corruzione, il nepotismo, le rivalità. Roma diventa impero prima ancora dell'arrivo degli imperatori. Cesare, crisi e trasformazioni. Nel I secolo a.C. Roma esplode. Guerre civili, potere personale, populismo. Il Senato vacilla. Giulio Cesare sfida l'autorità senatoria, attraversando il Rubicone. Vince, si proclama dittatore a vita, ma viene pugnalato alle Idi di marzo del 44 a.C. Proprio da chi? Da senatori. Anche tu, Bruto, l'ultimo atto tragico della Repubblica. Poi arriva Ottaviano, il figlio adottivo di Cesare, e nel 27 a.C. il Senato gli conferisce un nuovo titolo, Augustus. È la nascita dell'impero, ma il Senato è ancora lì. L'impero e l'illusione del potere, 27 a.C., 284 d.C. Durante l'impero il Senato continua a esistere, ma è sempre più simbolico. L'imperatore comanda, ma i senatori mantengono prestigio, sono nominati governatori delle province più ricche, le province senatorie, discutono leggi, eleggono alcuni magistrati e soprattutto offrono legittimità. Gli imperatori iniziali, come Augusto e Tiberio, rispettano formalmente il Senato, ma col tempo la farsa diventa evidente. Caligola umilia i senatori, Nerone li teme, Domiziano li perseguita. Eppure il Senato resta, perché nessun imperatore osa cancellarlo. Sarebbe cancellare Roma stessa. Il declino e l'ombra del Senato. Dal III secolo in poi l'impero crolla sotto il peso della sua grandezza. Crisi economiche, invasioni, divisioni. Nel 330 d.C. Costantino fonda Costantinopoli e crea lì un secondo Senato, specchio di quello romano. Roma perde centralità, ma non il suo Senato. Rimane un organo di potere urbano e simbolico. Nel V secolo, quando l'impero d'Occidente si dissolve, il Senato continua a riunirsi. È lì, durante le invasioni visigote di Alarico. È lì, quando Attila minaccia l'Italia. È lì, quando, nel 476, Odoacre depone Romolo Augustolo. Il Senato non viene sciolto. L'ultimo atto, 476-603 d.C. Anche sotto il dominio dei re Goti, il Senato resta. Teodorico lo protegge, lo usa come ponte tra barbari e cittadini romani. Nel VI secolo, i bizantini riconquistano Roma e anche loro. Invece di abolirlo, lo consultano. Nel 603 d.C., l'imperatore Foca emette un documento in cui il Senato viene menzionato come attivo. È l'ultima traccia. Poi il silenzio. Nessun editto di abolizione, nessun atto finale, solo l'oblio. L'Immortalei Senato romano è durato almeno 1382 anni. Da Romolo a Foca, nessun'altra istituzione occidentale ha vissuto così a lungo. E ora il segreto che avevamo promesso. Il Senato non fu mai ufficialmente abolito. Nessuna legge, nessuna firma lo ha mai cancellato. Tecnicamente potrebbe
ancora esistere, dormiente, fantasma del passato. Ma in realtà il Senato vive ovunque si discuta, si voti, si governi, vive in ogni Parlamento moderno, vive nei principi della rappresentanza, della legge, del dibattito, perché finché ci sarà una voce che si alza per dire dissentio, il Senato di Roma respira ancora. Se questo viaggio nella storia ti ha affascinato, lascia un like.